Mamma mia che gara! Circuito nuovo per tutti, incidenti, infortunati, è una pista che deve ospitare la MotoGP, ma vediamo tutto con Post Superbike. Balaton Park, nuovo circuito in Ungheria e come ambassador ex campione del mondo 125, qualcuno se lo ricorderà, si chiama Gabor Dalmaxi. 4115 metri, 10 curve a sinistra e 6 a destra, con il problema che le 6 a destra ci si sta veramente poco. Circuito giovanissimo, tant'è che la prima gara è stata quella del campionato nazionale ungherese, nella quale il poleman ha girato in 1 minuto e 44 mentre Toprak ha fatto 1 e 38 e quest'anno per la prima volta ospita la Superbike e ospiterà anche la MotoGP. Tra l'altro sono sorte un po' di indiscrezioni, qualche dubbio sul fatto che qui arriverà la MotoGP e sappiamo tutti benissimo quanto sia grande la differenza tecnica anche prestazionale fra Superbike e appunto i prototipi. Il circuito è costruito seguendo tutti gli standard di sicurezza, è stato omologato, ma alcuni punti non pericolosi, ma sul quale bisogna stare attenti e proprio di questo parleremo dopo perché appunto un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più piloti è stato uno degli eventi che più ha influenzato l'andamento del weekend. Partiamo proprio dalla particolarità del layout del tracciato, circuito piatto con la caratteristica di avere molte frenate importanti a moto dritta e i più esperti sapranno che, anche se nel mondo amatoriale c'è la convinzione del contrario, che frenare a moto dritta è una delle cose più difficili e più rognose perché appunto è più difficile perché trasferiamo tutto il carico in avanti ed è difficile fermare la moto. Oltre a questo c'è anche un punto che ha fatto prendere dei bei spaventi a un sacco di piloti ed è una curva in particolare, ovvero la staccata della curva 15. Che cos'ha di particolare? Si arriva da un curvone a sinistra, poi bisogna frenare nella piccola chicane a destra. Qual è la difficoltà? È che in quasi tutte le curve del mondo il pilota può essere già preparato dal lato della curva, mentre in questo particolare tipo di curve dove abbiamo una curva precedente che viene dalla parte opposta mette in difficoltà il pilota, perché se freni a sinistra e poi ti sposti durante la frenata lo devi fare in maniera molto delicata, se no scomponi la moto, oppure come ad esempio ha fatto Toprak durante il weekend, prepararsi già dal lato destro sacrificando un po' l'aggancio della frenata appunto perché è spostato dall'altra parte. Attenzione perché questa cosa sarà molto importante quando andremo a vedere l'incidente di Iannone che poi ha modificato tutto il weekend perché si sono fatti male un sacco di piloti. Questo tipo di curve rende i circuiti ancora più difficili. Immaginiamo la curva 1 di Rijeka è un sinistra preceduto da un destra. Imola è difficilissima appunto perché è piena di queste curve. La variante bassa si frena a destra, poi si va a sinistra. La variante Villeneuve si frena a sinistra, poi si va a destra. O peggio ancora, in discesa in picchiata alla Rivazza si frena a destra per poi andare a sinistra. Ed è proprio qui che il pilota può fare un po' la differenza. Per questa gara Pirelli ha scelto una tire allocation abbastanza conservativa, non portando la SCX ma solo SC0 ed SC0 sviluppo. La differenza fra le due è che la SC0 normale ha più grip sull'edge, quindi a massimo angolo di piega, ma nella parte del drive è molto meno performante, mentre questa nuova SC0 sviluppo ha meno grip appunto sull'edge, quindi sull'angolo, ma nella parte del drive, che è la parte che alla fine si usa di più ed è la parte che permette alla moto di accelerare, è più performante. Da venerdì fino ad arrivare alla Super Pole, quindi la qualifica, abbiamo visto valori in campo leggermente diversi dal solito anche per via del circuito nuovo, ma una bella conferma ce l'abbiamo da Sam Lowes che ha chiuso primo FP2 ed FP3 confermando quanto di buono sta facendo nell'ultimo periodo. Discretamente veloci le Honda, buon piazzamento per Locatelli e Petrucci, mentre Bulega più in difficoltà del solito e anche qui, dopo vedremo, nella Super Pole Race è successa una cosa un po' particolare. Parte gara 1, arriviamo all'imbuto della prima chicane, quindi staccata a destra, poi sinistra, qui tutto il gruppo che si schiaccia all'interno di questa variante e proprio qui accade il fattaccio. Andrea Iannone sbaglia la frenata prima di andare nel sinistra, gli si scompone la moto alzandosi dietro, atterra completamente storto e di traverso, non si ferma più, colpisce Petrucci e poi questa cosa innesca una carambola che coinvolge Gerloff, Montella, Vickers, Lecuona e Gardner. Petrucci ha riportato la moto ai box ed è riuscito a ripartire, Montella anche, chiudendo con un ottimo settimo posto, mentre Vickers non è ripartito, Lecuona e Gardner sono rimasti infortunati, ma il bollettino non è finito qui perché anche se Gerloff ha corso la ripartenza della gara insieme ad Andrea Iannone, tutti e due verranno dichiarati unfit per la domenica proprio a causa dell'incidente, quindi botte, eccetera, eccetera. Insomma, gara 1, curva 1,
4 infortunati in un colpo solo, e per fortuna che è l'ultimo Gran Premio prima della pausa, perché appunto la prossima gara sarà Magny-Cours a settembre, quindi tutti i piloti avranno la possibilità di recuperare. Colpa di Iannone che ha fatto una cazzata? Potrebbe essere, sicuramente la manovra non è stata delle migliori, soprattutto quando proprio lui il giorno prima aveva esortato tutti quanti ad usare il cervello, appunto perché c'erano un po' di punti pericolosi nel tracciato. Diciamo che la dichiarazione del giorno prima non rispecchia quanto poi messo in pratica in curva 1 alla partenza di gara 1. Ma c'è una ragione tecnica in quello che è successo? Sì. Vi ricordate all'inizio del video che abbiamo parlato del fatto che ci sono alcune curve nelle quali bisogna frenare venendo da una curva girata nel senso opposto. Curva 1 è una curva a destra, mentre curva 2 è a sinistra, ma la seconda è lontana dalla prima, quindi il pilota deve accelerare con il gas, fare il cambio di direzione, quindi cambiare l'inclinazione della moto, poi frenare. Purtroppo nella frenesia della staccata della prima curva, col fatto che c'è poco spazio, sei in gruppo, poi vabbè, facciamo una parentesi delle inquadrature, lo vediamo dopo, Andrea probabilmente ha frenato ancora inclinato a destra, o peggio ancora da dritto, quando poi si è spostato ha trasferito troppo il carico sull'anteriore, ha fatto alzare la ruota dietro. Infatti se vedete quella famosa foto dove lui è completamente di traverso, ma con così poca velocità un traverso del genere e mettere la moto così a bandiera lo puoi fare solo se ti si è scomposta alzandosi, e poi da lì in poi non è più riuscito a fermarla colpendo Petrucci, e è successo quello che è successo. Piccola parentesi, inquadrature, Dorna barra Balaton Park, ma io dico, abbiamo una variante così spettacolare nella quale ci si aspetta che tutte le partenze di tutte le gare succeda qualcosa, sorpassi, cadute, eccetera, eccetera. Come si fa a non avere altre inquadrature? Cioè, è successo un incidente che ha coinvolto 6 piloti, non c'è un'inquadratura nella quale si veda bene quello che è successo. Vabbè, comunque, alla fine, gara 1 la vince Toprak, Bulega secondo, Bautista terzo, mentre chi butta via una buona occasione è proprio Sam Lowes, che cade e non concretizza quanto di buono aveva fatto vedere fino a quel momento. Passiamo a domenica e proprio qui c'è un'altra cosa che cambia le carte in tavola, ovvero piove, warm-up bagnato, poi arriva la Super Pole Race nella quale accade l'impensabile. La pista è bagnata, quindi wet race, ma con la linea e la traccia della traiettoria quasi asciutta. Quasi tutti hanno scelto le gomme d'asciutto. Qualcuno come Bassani sceglie l'intermedia all'anteriore e la SC0 al posteriore, ma poco prima di partire ci sono 2 piloti che cambiano le gomme. Uno è Tarran McKenzie che sostituisce Scott Redding, che è tornato nel BSB, ma Tarran è all'esordio con il team nuovo e non lotta per nessun risultato, e l'unico obiettivo che ha è fare chilometri, e ci sta che lui cerchi un azzardo. In realtà lui aveva le intermedie e ha messo le asciutto. Tutto questo per fare magari un podio o comunque un risultato degno di nota, ma chi non dovrebbe azzardare è proprio Nicolò Bulega, che mette le cioè aveva le asciutto, mette le intermedie. E qui la riflessione è: ma perché nel round precedente hai perso la leadership del campionato contro un rivale che è fortissimo in questo momento, tu stai faticando, c'è una situazione mezzo e mezzo, ma per quale motivo rischiare di non fare la sua scelta? Cioè, per capirci, se io fossi Bulega dovrei giocare su Toprak, cioè se sbaglia Toprak, male che vada, sbaglio anch'io, non guadagna lui, non guadagno neanch'io. È vero che la Super Pole Race non ha in palio tanti punti, ma facendo questa mossa azzardata, quello che tu stai facendo è tentare il jolly per recuperare qualche punto, perché magari fai primo e lui fa secondo, però se la scelta non paga, tu perdi un sacco di punti, e così è stato. Infatti a podio ci sono andate tutte le gomme slick, quindi Toprak, Sam Lowes, Bautista, Bassani, che chiude con un ottimo sesto posto, l'unico a montare appunto alla soluzione mista con l'intermedia davanti e la slick dietro, mentre i vari Petrucci, Alex Lowes, Van de Mark, Rabat, Montella, tutti coloro che hanno scelto le intermedie sono andati piano e hanno faticato. Ovviamente, come vi ho spiegato in alcuni post Superbike, la Super Pole Race non è importante solo per i punti o per la mera performance, ma anche perché, diciamo, è la seconda qualifica che poi determina l'ordine di partenza di gara 2. Infatti, ad esempio, Bassani ha potuto partire sesto dalla seconda fila con il buon risultato che ha fatto, mentre Petrucci e Bulega sono partiti 10° e 11°. Per non farci mancare nulla, condizioni estremamente diverse da tutto quello che i piloti hanno incontrato fino a quel momento, perché la pioggia ha raffrescato molto, infatti gara asciutta, quindi dry race, ma 22 gradi nell'aria e 30 d'asfalto. Scelta abbastanza omogenea per tutti, quindi SC1 anteriore e SC0 sviluppo al posteriore, tranne qualcuno che monta la 0 normale. Parte la gara, Bulega per recuperare più punti possibili deve liberarsi del traffico nel gruppo e ci mette 6 giri. Ormai Toprak è troppo lontano, ma anche quando va davanti, quindi secondo dietro Toprak, il passo è
tutta un'altra storia. Infatti Toprak ha proprio nel taschino dai 3 ai 5 decimi al giro che fanno la differenza, e infatti arriva con 10 secondi di distacco, cioè un dominio incredibile. 10 secondi di distacco al secondo sono un'infinità. Sembra di vedere uno scenario molto simile a quello della MotoGP, dove abbiamo un dominatore che è Marquez, incontrastato, con un avversario che tutti dicono in difficoltà, ma in realtà, come nel caso di Bagnaia e Bulega, tutti e due stanno facendo delle super stagioni, semplicemente è che l'antagonista in tutti e due i casi è semplicemente a posto, in forma e veloce, e questo scenario lo ritroviamo anche nel campionato italiano velocità, quindi il CIV, dove abbiamo Alessandro Del Bianco che sta facendo una stagione incredibile. Non è una novità perché è tanti anni che è super competitivo, ma mai come quest'anno è stato così tanto mattatore senza lasciare nemmeno una briciola al suo più diretto rivale Michele Pirro con Barni. A proposito di Alessandro e a proposito di mercato, si è parlato tanto del suo passaggio in Superbike grazie ai risultati che sta ottenendo, a quello che ha dimostrato, anche perché non sta battendo degli esordenti, sta battendo Michele Pirro, collaudatore MotoGP con una carriera esagerata, quindi sicuramente a livello sportivo meriterebbe una possibilità nella classe regina delle derivate di serie, ovvero la Superbike. Il problema però sono sempre quei venali oggetti chiamati soldi, e adesso vi faccio riflettere su una cosa. Appunto, con il discorso di Alessandro si è parlato molto che il campionato italiano non va bene, eccetera eccetera. Secondo me il problema sta sempre nel mezzo fra le due realtà, ovvero quella che dovrebbe lanciare i piloti e quella che li dovrebbe accogliere. Si chiedo, cioè, cosa vuoi dire? In Superbike abbiamo 19 moto schierate, in MotoGP ce ne sono 21, quindi io mi chiedo, ma com'è possibile che nel campionato delle moto derivate di serie che costano un quarto, poi dipende dalle situazioni rispetto ai super costosissimi prototipi in MotoGP, ma tralasciando il costo della moto, costa anche molto di più fare la MotoGP perché hanno il doppio delle gare, tutte in posti lontanissimi. La Superbike non va mai oltreoceano tranne Phillip Island, quindi io mi chiedo com'è possibile che ci siano così poche moto in un campionato che costa molto meno. La risposta è molto semplice, signori, è che si fa molta meno fatica a trovare degli sponsor per la MotoGP piuttosto che trovarli per la Superbike, perché quando fai la MotoGP anche lo sponsor è sicuro che avrà della visibilità, perché c'è molto lavoro, c'è dell'interesse anche da parte dell'organizzatore in quel campionato lì, mentre in Superbike non possiamo dire proprio la stessa cosa. Quindi per risolvere questa situazione ogni entità, ogni campionato dovrebbe lavorare per cercare di dare valore il più possibile alla propria realtà, e non sto parlando di valore sportivo perché il livello del CIV Superbike e Supersport è altissimo, all'IDM, idem con patate, al BSB anche, però tutte queste realtà devono lavorare affinché sia possibile creare maggiore interesse in primis nelle persone e a catena aziende, investitori e sponsor. Chiudo e vi lascio con le ferie perché sia post Superbike che post MotoGP vanno in ferie fino alla gara di Spielberg della MotoGP. Il canale no, perché questa settimana esce il video del furgone, poi di conseguenza il Mugello, l'Aprilia All Stars, quindi iscrivetevi al canale in maniera da non perdere tutti i contenuti, e vi lascio con una riflessione. Sapete che ho corso in tanti posti nel mondo, quindi Moto America, ho la felpa del Moto America, all'IDM ho la maglietta dell'IDM. Ho fatto tanti anni il CIV, ma perché non abbiamo una maglietta del CIV? Ditemi cosa ne pensate, vi leggo tutti nei commenti. Ciao!